Sul pullman, con gli auricolari che fanno l'amore con le mie orecchie, ascolto gli All J e guardo i miei pensieri correre sui prati. Quasi senza accorgermene, finisco a riflettere su cosa fanno questi viaggi alle nostre vite. Penso che ora siamo come i fili della luce, che si incontrano, percorrono una parte del loro viaggio insieme e poi si separeranno di nuovo. È triste detta così, lo so, ma se questo ci fa sentire tristi, vuol dire che prima siamo stati felici, no? In questo video vi racconto la mia seconda e terza settimana qui a Casablanca, perché le mie giornate al lavoro filano via abbastanza lisce e senza particolari avvenimenti. La mia vita qui sta cominciando a diventare regolare. Ho cominciato a cucinarmi pasti in casa invece di mangiare sempre street food, in modo da essere più salutare, e sto recuperando le ore di sonno arretrate. Ogni giorno cammino per circa 20 minuti per andare al lavoro, in mezzo al traffico di Casablanca che è un vero e proprio casino. Per fortuna l'orfanotrofio del lavoro è un'isola di pace e tranquillità, perché è completamente circondato da mura e ha un grande giardino interno con tanti alberi e uno spazio dove i bambini fanno sport. Quindi almeno là riesco a prendere fiato dal caos urbano e non sentire un clacson che suona ogni 10 secondi. Alla mattina i bambini hanno lezione, poi pranziamo tutti insieme nella mensa e dopo pranzo è il momento della preghiera, perché in quanto musulmani i bambini sono tenuti a pregare 5 volte al giorno e quindi distendono un enorme tappeto nel cortile della scuola e pregano per circa un'oretta. Al pomeriggio di solito fanno sport, che consiste nella maggior parte del tempo in calcio, perché è la cosa che amano di più, ma li ho visti fare anche basket o qualche altra attività. Lo scorso weekend abbiamo partecipato al Global Village, che è un evento organizzato da Isaac che permette ai volontari di tutto il mondo di confrontare le proprie culture e tradizioni. In sostanza, ogni paese aveva un banchetto dove venivano esposti cibi tipici e prodotti particolari della propria cultura, come braccialetti, vestiti e cose del genere. Quella è stata la prima volta che ho tirato fuori la mia macchina fotografica qui a Casablanca e ne ho approfittato per fare qualche ritratto a ragazzi che provenivano da tutto il mondo. A proposito, se volete vedere altre foto come queste, vi lascio il link al mio profilo Instagram qui sotto in descrizione. Una cosa che ho trovato molto simpatica è che su ogni banchetto c'era una scatola chiamata Stereotype Box, dove ognuno di noi doveva scrivere in forma anonima stereotipi che pensiamo su altri paesi. E riguardo l'Italia hanno scritto che noi italiani parliamo con un volume di voce molto alto e che facciamo sempre questo gesto, che secondo me non è vero, ma penso sia colpa del web, perché per anni ha diffuso meme con italiani che fanno così. Questo weekend invece abbiamo finalmente fatto la prima gita per esplorare questo Marocco, perché sono 2 settimane che sono qui e non ho ancora visto nulla. E quindi siamo andati a Chefchaouen, un paesino arroccato sulle montagne, tutto colorato di azzurro, che sicuramente avrete visto in qualche foto perché è molto popolare su Instagram. Il viaggio in autobus è durato 7 ore, un tempo interminabile, se non fosse per i meravigliosi paesaggi che abbiamo attraversato. E ovviamente io non sono riuscito a trattenermi e ho registrato un centinaio di clip di prati che scorrono, colline e cieli di tutte le sfumature. Forse vi ho messo qualcosa a inizio video, se le riprese non sono venute troppo mosse. Comunque basta parlare, io mi bevo qualcosa e vi lascio a un breve montaggio che vi mostra Chefchaouen vista dai miei occhi, o meglio, dalla mia camera.
Il giorno dopo siamo andati a Fes, una città che possiede la più grande medina del mondo, ovvero il mercato storico presente al centro di ogni città qui in Marocco. Camminare per la medina è un vero e proprio casino, è impossibile orientarsi in quel labirinto di viuzze e a ogni passo incontri qualcuno che cerca di venderti qualcosa. Un'attrazione molto famosa è la conceria Chouar, dove colorano le pelli con il metodo storico utilizzato più di 1000 anni fa. L'odore è molto forte, perché per colorare le pelli utilizzano feci e liquami di ogni genere. Ma a parte quello, non mi ha entusiasmato più di tanto, perché in fin dei conti è una piazza con tanti pozzi pieni di liquidi colorati, circondata da negozi per turisti che cercano di venderti a tutti i costi la borsetta made in Cina spacciandola come prodotto tipico di quelle concerie. Sono riuscito però a fare una foto molto significativa a un uomo che lavorava in quelle concerie, che era appena uscito da una vasca ed era tutto sgocciolante e sporco e forse rende l'idea delle condizioni in cui lavorano le persone in quel luogo. Ok, quindi questi sono i momenti più interessanti delle mie ultime 2 settimane. Se non l'avete ancora visto, vi invito a vedere il video della scorsa settimana, vi lascio il link qui in descrizione. Per qualsiasi domanda scrivetemela nei commenti e noi ci vediamo la prossima settimana.